Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Hai un pilastro che vorresti nascondere più o meno in centro alla stanza? Allora il video di oggi fa per te, perché ti mostrerò ben 18 soluzioni per nascondere o almeno camuffare questo pilastro. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Non è raro che in una stanza ci sia un pilastro, chiamato anche colonna, che purtroppo, vuoi perché è portante, vuoi perché ci passano dentro gli impianti magari condominiali, non è spostabile. Spesso e volentieri questo pilastro è proprio dove non dovrebbe essere, creando qualche problema alla sistemazione degli arredi. Sei anche tu in questa situazione? Vediamo allora insieme 18 soluzioni per nascondere o appunto almeno camuffare un pilastro. La scelta della soluzione giusta tra queste che ti presenterò dipenderà ovviamente dalla posizione del pilastro e soprattutto dallo stile che hai scelto per la tua casa. Uno dei modi più semplici per camuffare un pilastro è quello di rivestirlo e lo si può fare in molti modi. Il rivestimento serve a rendere più gradevole la vista del pilastro e si possono scegliere per questo proposito diversi materiali, come il legno, la pietra o anche la corda. Quest'ultima è una soluzione che si vede sempre più spesso, però non è adatta a chi avesse gatti in casa. La scelta del materiale naturalmente dipenderà dallo stile della casa. Se questo elemento di copertura poi fosse ripreso in altre parti della casa, questo renderebbe il tutto decisamente più uniforme. Se il pilastro è in soggiorno e usi la pietra per rivestirlo, potresti per esempio usarla anche nella parete dietro il divano. Creeresti un po' di contrasto e di gioco. Lo puoi fare anche se non hai uno stile rustico in casa, dipingendo di bianco i mattoni. Perché non mettere alla base un bel vaso con una pianta rampicante? Il verde in casa è molto importante e con la scusa di nascondere il pilastro, quello potrebbe essere davvero un buon posto per una pianta. Potresti addirittura ingrandire la base per creare un vaso integrato. Si vede spesso più che altro in ambienti commerciali, ma in effetti potresti pensare di rivestire il tuo pilastro con degli specchi. Se l'ambiente è piccolo, però, sconsiglio di specchiare completamente tutte e quattro le pareti, magari a tutta altezza. Meglio mettere degli inserti, oppure comunque fare solo un lato, risulterà meno pesante. Questa soluzione è bellissima soprattutto se il pilastro è nei pressi della cucina. Puoi usare una speciale pittura, una lavagna autoadesiva oppure ricoprire con una vera pietra lavagna. Quest'ultima soluzione sicuramente è più cara, ma è quella che dà migliori prestazioni. È una soluzione fantastica se hai dei bambini, ma ammettiamolo, non solo per loro.
C'è la possibilità di fare dei rivestimenti decorativi su misura con materiali particolari come il corian, il gesso, le lamiere verniciate e ovviamente anche col cartongesso. Con quest'ultimo è più difficile, bisogna trovare il professionista giusto, ma con gli altri materiali è sicuramente possibile ottenere anche forme circolari. Con le lamiere poi si possono anche creare con il taglio laser i più svariati motivi. Il pilastro diventerà così un pezzo unico, magari il focal point. Se hai scelto uno stile industrial, ma solo, potresti anche pensare di togliere l'intonaco e lasciare il pilastro in cemento grezzo. Diventerà un elemento decorativo che darà maggior risalto allo stile scelto. Sempre tenendo presente lo stile di casa tua, potresti decidere di decorarlo vuoi con disegni, vuoi con bassorilievi. Potresti renderlo floreale oppure un'antica colonna della Magna Grecia. Non limitare la tua fantasia. Se il pilastro non è troppo lontano dalla parete, è possibile collegarlo ad essa e anche qui ci sono variati modi. È la soluzione più facile, collegare pilastro e muro con delle mensole che creino una libreria. Il pilastro così non sarà più un elemento a sé stante, ma sarà un tutt'uno con la parete, risultando così decisamente meno invasivo. La stessa cosa può essere fatta, anziché con mensole, con una struttura a giorno o meno in cartongesso. Se il pilastro si trova in un open space vicino all'entrata, potrebbe essere un'ottima idea aggiungere pannelli divisori per creare una delimitazione dei due ambienti. Questi pannelli potrebbero anche avere una console integrata o, perché no, una bella panca. Se lo spazio tra pilastro e il muro è minimo, potresti pensare sempre con l'aiuto del cartongesso a collegarlo al muro creando delle piccole nicchie magari illuminate. Potrebbe essere il posto giusto per esporre qualche bel oggetto. Siccome lo spazio per riporre, lo sappiamo bene, non è mai sufficiente, lo spazio tra colonna e muro potrebbe contenere un bel mobile contenitore. L'ideale è che questo mobile arrivasse fino a soffitto in modo che il pilastro sembri una spalla. Questo crea una continuità visiva che mimetizzerà ancora di più il pilastro. Se la distanza dal muro è troppo grande, non resta che sfruttarlo e renderlo un arredo lui stesso o almeno un elemento creato ad hoc. Anche qui ci sono vari modi per farlo. Il fatto di non poter arrivare alla parete non significa dover rinunciare alle mensole. Basterà infatti circondare il pilastro con mensole a sbalzo.
Si possono anche mettere delle mensole più lunghe su due lati e magari attaccarle al soffitto con dei cavi. Se le mensole non piacciono, si possono creare delle nicchie, realizzando attorno al pilastro una struttura in cartongesso o in legno. La scelta dipenderà sempre dallo stile scelto. Il cartongesso darà visivamente una continuità maggiore con gli altri muri. Un'altra idea, soprattutto se il pilastro si trova nell'ingresso o nel soggiorno, è quella di costruire intorno al pilastro un sistema di armadiatura. Così facendo nasconderesti completamente il pilastro, ricavando un piccolo guardaroba per cappotti e borse se fosse in entrata. Un'altra idea originale è quella di integrare nel pilastro la luce a LED, così da farlo sembrare un elemento messo lì di proposito. Se non fosse facile intervenire direttamente sul pilastro, si potrà sempre farsi aiutare dalla struttura in cartongesso in cui integrare appunto i tagli di luce. Può sembrare una follia, ma crearne uno identico, finto, può davvero essere d'aiuto per mascherare il pilastro. Tra l'altro, se il pilastro si trovasse in un open space, lo spazio tra questi due pilastri potrebbe essere utile per riempirlo con mobili bifacciali. Sarebbe un modo per dividere le due funzioni e avere un mobile di servizio che serve a entrambi gli ambienti. L'ultimo modo per nascondere un pilastro, e forse il più semplice, è quello di renderlo parte integrante dell'arredo, affiancandolo ad uno di essi. Così facendo il pilastro verrà percepito come spalla di questo arredo. Appoggiaci il divano, definendo così maggiormente il suo spazio, oppure un tavolo. Ancora, se il pilastro fosse in cucina, potresti integrarlo o affiancarlo all'isolo o alla penisola. Questo soprattutto se ci fosse una buona distanza tra pilastro e parete cucina. Come vedi, ci sono molti modi per nascondere un pilastro, per cui se cerchi casa e ne trovi una con questo elemento, non abbatterti. Usa un po' di immaginazione e sfruttalo a tuo vantaggio. Se hai un pilastro in casa e lo hai camuffato in maniera ancora differente, fammelo sapere nei commenti. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso, fammelo sapere con un bel like e di nuovo nei commenti. Sentiti poi libero o libera di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato. Ne sarò onorata e come sempre mi aiuterà a far crescere il canale. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato con me. A presto. Ciao!